Mi chiamo Martina, ho 23 anni e ad agosto 2024 mi sono trasferita a Kolding, Danimarca, per iniziare una laurea magistrale. E insomma, questo video è un po' sul mio percorso subito prima e subito dopo essere arrivata qua. Sono partita appunto da Padova, da casa mia, e prima di stabilirmi a Kolding ho avuto la possibilità di girare un po' per la Danimarca. E niente, questo è l'inizio del mio percorso qui in Danimarca. Le emozioni che provo in questo momento sono abbastanza assurde, cioè è un mix di eccitazione, di gioia e di terrore allo stesso tempo. È già nostalgia ancora prima di partire. Sto definitivamente lasciando la mia stanza di infanzia, almeno credo. È questo il punto un po' che mi fa sentire più strana, nel senso che sto andando via in questo momento senza sapere se tornerò mai effettivamente a vivere a lungo termine in questa casa, nella mia stanza, perché appunto io so che sto andando via per la magistrale e so che per almeno 2 anni starò via di qui, ma non so poi, non ho la più pallida idea di cosa succederà. E quindi è davvero... è una bella botta. È una bella botta di realizzazione di cose. L'altro giorno, prima che partisse mia sorella, stavo pensando che era proprio una delle ultime sere in cui vivevamo nella stessa casa, cioè in cui di sicuro vivevamo nella stessa casa. Perché, cioè, quando sono stata a Lisbona non era così, perché c'era una data di scadenza definitiva. Sapevo che partivo a fine febbraio e che a metà giugno sarei tornata a casa. E adesso invece c'è questo punto di domanda grande come 3 di queste case. Sto appena guardando, mi sono appena reso conto che sul mio muro c'è una piccola bandierina danese che avevo raccolto da terra quando sono stata a Copenaghen 5 anni fa, perché era il Pride e al Pride, oltre a sparare le bandierine gay, sparavano le bandierine danesi e io ne avevo raccolta una appunto a Copenaghen 5 anni fa e adesso sto per tornare in Danimarca di nuovo, ma per motivi molto diversi. L'altra sera ho invitato un po' di amici e amiche a casa per salutarli e ho cucinato un po' di cose ed ero là, boia, ma questa è l'ultima volta per non so quanto in cui avrò la mia cucina disponibile solo per me, per di sicuro, perché sto appunto per andare in un appartamento condiviso. Sta arrivando proprio la realizzazione di tutto da questa mattina sostanzialmente. E ripeto, è una bella botta, adesso devo finire di sistemare qua un attimo, lo zaino che è chiuso per miracolo, e giù c'è la valigia che assolutamente è impossibile che pesi 8 kg, ne peserà il doppio secondo me. Spero non me la pesino, spero vada tutto ok. Devo appunto dare un'ultima ripulita qui, devo buttare un po' delle mie vecchie carte, assorbendo diciamo l'essenza di questa stanza e della mia vita fino ad ora. Sto cercando di imprimerla nella mia mente. Che assurdo.
Fit check coldiniano. Diciamo che ho sistemato la maggior parte della stanza, ma mi servono ancora un po' di cose e sì, la sito è ancora un po' caotica, però ho fatto un sacco di cose oggi davvero, quindi adesso vado perché i negozi chiudono alle 6, devo fare tutto un po' di corsa e andiamo. Haul randomico delle cose che ho preso. I negozi qui, grazie, i negozi, soprattutto quelli di arredamento e oggettistica per la casa, davvero spettacolari. Sono entrata in vari negozi e anche supermercato e ho preso appunto cioè cose molto varie. Allora abbiamo del pane, calzini carini perché tanti di quelli che ho in realtà, cioè li ho lasciati a casa perché erano un po' bucati, un po' rovinati. Top. Poi sono andata in realtà per prima cosa a Normal, che è tipo DM, Tigotà, acqua e sapone, insomma, cose principalmente per lavarsi e lavare la casa. Ho preso uno shampoo e scrub corpo e igienizzante mani che avevo finito. Poi ho preso dal supermercato della cioccolata, serve sempre della cioccolata, cioè. Del miele che mi ero scordata di prendere l'altro giorno, questo è nell'offerta, molto carino, anche i packaging delle cose, ci sono delle birre che avrei voglia di provare davvero solo per il packaging, spettacolare, come graphic designer approvati, graphic designer danesi super approvati. Poi un bicchiere che mi serviva per mettere lo spazzolino e dentifricio in bagno. E poi ho preso in un negozio che in realtà è un negozio di tè e caffè, Tea House, però molti dei negozi di arredamento e anche di cose un po' più particolari hanno anche delle piccole collezioni di abiti, di vestiti, e a parte, cioè, vabbè, adesso è un po' distrutto, però la ragazza stracarina del negozio, cioè qui al posto di darti la busta, ti fanno il pacchettino, e la ragazza era stracarina, cioè era stragentile, e ho preso in sconto una canottiera in 100% cotone organico, ma è sofficissima, era al 50% di sconto, l'ho pagata 20 euro, ma ragazzi, cioè, è bellissima, bellissima, meravigliosa. Questo era il mio regalo di cose non effettivamente utili, ok? E poi, signori e signori, questi li ho presi per mettere le scarpe. Per ora ne ho presi solo 2 perché voglio vedere come mi trovo e intanto poi magari ne prenderò altre, oppure terrò su queste 2, magari non le userò per le scarpe ma per altre cose, però sono della Hey, quindi così, e pensavo appunto di metterle, montare solo 3 lati su 4 per poter poi qua infilare le scarpe e posso mettere una sopra l'altra, quindi molto carini. E niente, questo è tutto. Secondo giorno, ho fatto la seconda notte in questa casa. Adesso sto pranzando pasta con zucchine e formaggio spalmabile e mi sto adattando alla mia letteralmente nuova vita. Stamattina ho fatto la lavatrice, ho lavato i miei vestiti, che è praticamente senza magliette, quasi senza mutande, quindi necessario. E devo abituarmi però ancora al clima, cioè adesso fa caldo, fa letteralmente, cioè fa caldo, ho caldo con le maniche corte, ma prima, cioè faceva caldo uguale e poi ha iniziato a piovere per tipo mezz'ora e poi è andato via. Infatti sono un po' terrorizzata da la pioggia che potrebbe bagnare i miei vestiti in ogni momento, perché può iniziare davvero in ogni secondo.
Comunque anche oggi devo fare delle cose al computer stamattina e poi oggi pomeriggio penso di nuovo di andare a fare un po' di shopping, però questa volta tornerò al grande centro commerciale che c'è qui a Colding perché vi sono delle cose che nei negozi qui in centro non hanno. E niente, è una bella giornata, spero rimanga così. Haul Sostene Green dal pavimento. Allora, abbiamo clip per chiudere le buste e le cose del cibo, un plaid, un pile verde ovviamente, da mettere sul letto o su di me. Poi abbiamo una forbice, se metto qua si vede bene, quindi forbice, due cosi, cioè un quadernino piccolo e fogli di carta, cioè uno grande foglio di carta per varie cose, cioè uni e altro. Questi sempre utili. Poi scotch di carta per attaccare le cose alla camera. Non ci sono gli scotch di carta normali, però questo è abbastanza spesso ed è abbastanza appiccicoso, quindi va bene perché i washi tape che ho io sono troppo leggeri, diciamo. Poi ho preso, non da sostenegline, però ho preso questo powder puff per mettere la cipria in modo più smooth. Infatti oggi mi sono truccata per la prima volta dopo secoli, perché in tutta la vacanza non mi sono mai truccata, cioè mascara, però sì. E ultima cosa sostenibile, una bella ciotola per la colazione, perché cioè quelle che ci sono tipo solo bianche e ne volevo una carina per me, che poi mi terrò per parecchio. Questa sembra fatta a mano, cioè c'è scritto Made in Portugal scritto a mano, quindi è super bella. Comunque l'ho pagata 6 euro, quindi ottimo, ottimo. E poi vabbè, sono passata anche da Tiger e ho preso tipo questi per coprire il cibo aperto, as we know, e basta. È sera, non ho registrato quasi niente oggi e appunto sono stata al centro commerciale, ho preso un po' di cose, poi adesso basta. Ho preso questi ultimi 2 giorni, ho preso le cose essenziali che mi servivano e qualche non essenziale e ora stop. Vietato entrare nei negozi sapendo che voglio acquistare. Stop. E adesso tra poco andrò a dormire. L'unico grande scazzo attualmente qual è? Che non sono ancora riuscita a fare l'accesso alla mia mail universitaria. Cioè ho fatto il primo login, cioè inserendo la password, cioè creando la password, però poi non mi fa andare oltre e ho contattato l'ufficio IT, spero riusciranno a risolvere il mio problema presto, perché se non ho accesso a quella non posso fare niente sostanzialmente, perché mi serve per fare il numero identificativo, c'è questa cosa che si chiama CPR, like CPR. Ed è il numero identificativo che io devo fare e se non lo faccio non posso fare un sacco di cose, anche per esempio posso fare un abbonamento gratuito per i primi 3 mesi ai mezzi e non pagare 3,60 € a corsa l'autobus. 3,60 € a corsa. Folle per 15 minuti. No. Però appunto senza il numero identificativo non posso fare questa tessera, oppure un sacco di altre cose davvero, cioè non posso scegliere il medico di base, non posso, penso di non poter fare un conto,
e forse neanche il numero di telefono, quindi, cioè, prima accesso alla mail, prima accesso al CPR, prima accesso a tutto quanto. Oggi è un nuovo giorno, per davvero. Sono riuscita ad entrare nella fucking mail universitaria e adesso ho tipo un sacco di cose da fare. Appunto quello che dicevo ieri, cioè adesso mi sono registrata per i corsi, devo mandare la mail per ricevere il mio numero identificativo e un sacco di altre cose, e quindi passerò probabilmente il resto del giorno in camera, anche perché piove un po' oggi e ho deciso che non voglio spendere soldi oggi, quindi se non esco dalla camera è difficile spendere soldi. Money hack: if you don't leave the house you will not spend money. Vabbè, quindi devo capire un sacco di cose adesso, però penso che tra poco pranzerò. Stamattina ho usato la nuova ciotola per fare colazione, ci sta tutto quello che voglio. Bene, le cose iniziano a scorrere e ad avere senso. Ok, ieri non sono uscita per niente, ero un po' stanca, non avevo voglia di fare particolarmente nulla, però adesso sto andando all'università a consegnare il contratto dell'affitto firmato. Cioè in realtà non ho ancora firmato perché ci sono 2 cosine che voglio chiedere prima di firmare, però ecco, vado fino all'università, poi forse mi fermo a un super. Ci sono 18-19 gradi attualmente, continua a piovigginare, quindi trench e si va. Praticamente qui all'STU per iniziare effettivamente la magistrale bisogna fare un test di inizio studi, study start test, study commencement test, e cosa implica? Implica il seguire e passare l'esame del corso, almeno appunto per la mia magistrale, di Web Formats and Standards, e un corso online a cui io ho accesso già adesso. Quindi pensavo di portarmi già avanti, visto che fino a settimana prossima, cioè fino a lunedì, non ho particolari eventi, cose, cioè non ho molte cose da fare, e quindi se me la inizio già adesso ce l'ho già fatto, cioè prima lo faccio, prima me lo levo, prima ho tempo libero per fare le cose quando effettivamente ci saranno cose da fare. Perché mi sto rendendo conto che forse sì, sono arrivata un po' presto, cioè sarei potuta arrivare dopo, però se fossi arrivata dopo non avrei potuto girare la Danimarca con i miei genitori, quindi diciamo sono diversi vantaggi, cioè diciamo che appunto ho avuto più tempo per sistemarmi nella casa, cioè ormai ho tutto a posto e non devo fare tutto insieme perché cioè settimana prossima è davvero abbastanza piena di eventi, quindi ho fatto le mie cose con calma e adesso inizio già a studiare. Ieri sera ho realizzato che ovviamente ci sono ancora un sacco di cose che non ho visto di questa città, e mi sono ricordata che esiste il museo di arte e design, è un po' fuori dalla città, e
e quindi però ho detto, vabbè, ho tempo, perché non andarci? E quindi adesso sono un po' di corsa perché devo andare a prendere l'autobus, ci metterò circa mezz'oretta ad arrivare e niente, mi sono truccata, ho provato per la prima volta ad usare quei powder puffs, come si chiamano? Cioè al posto di mettere la cipria con un pennello come faccio di solito, l'ho messa con quei triangolini lì e devo dire che mi piace molto l'effetto. È molto più, come dire, piallato. Comunque ho questo outfit molto da... sono un artista slash designer basic, uso solo maglie bianche e pantaloni neri. Però no dai, poi ci metterò il trench e la mia borsa verde acqua e devo correre, devo smettere di parlare, devo correre alla fermata dell'autobus. Google Maps mi sta facendo fare letteralmente una stradina pedonale in mezzo alle case della gente. Ok. Ok, ho fatto la strada giusta nonostante sia appena passata da letteralmente lì.
Fuori è una bella giornata, infatti sono uscita solo maniche corte e pantaloni di lino. Domenica e lunedì non ho registrato perché mi sono scordata di registrare, non ho fatto grandi cose, tranne che ieri pomeriggio mi sono incontrata finalmente con la mia buddy. In pratica a ogni studente internazionale viene assegnata una persona del posto, uno studente o una studentessa del luogo che ti accoglie in città, che ti dà un po' di indicazioni, consigli se hai bisogno di, non so, tradurre cose, documentazioni dal danese o bisogno di consigli in generale. Loro sono qui per noi studenti internazionali e in pratica c'erano stati un po' di casino, cioè avrebbe dovuto accogliere anche me quando sono arrivata, però c'erano stati degli errori di comunicazione, nel senso che lei mi stava scrivendo sulla mail istituzionale dell'SDU, ma io non avevo ancora accesso a quella mail, quindi vabbè. Però poi siamo stati messi in contatto e quindi ieri l'ho vista in un caffè molto molto carino, cioè è uno di quei caffè libreria, e era molto aesthetic e probabilmente in futuro ci andrò per studiare, eccetera, in inverno. Ed è in una piazzetta in cui è tutto pieno, cioè è una piazzetta interna, tutto pieno di ristoranti, caffè, eccetera, molto carino. E no, sono stata molto contenta di vederla perché diciamo mi ha rassicurato su un po' di cose. Anche lei inizierà il mio stesso, ha fatto la triennale qui e sta per iniziare la mia stessa magistrale, però nel corso in danese, e avremo mi sa anche un corso insieme. E nulla, è stato davvero utile, anche solo il fatto di conoscere qualcuno al di fuori delle mie coinquiline e della persona che mi aveva accolto, la coordinatrice dei buddy, perché stavo iniziando a sentirmi un po' più sola, perché appunto non avendo chissà quali occasioni ancora per incontrare altre persone, principalmente appunto come avete visto nel video, sono stata in camera a sistemare cose o uscivo solo per comprare cose. Anche oggi non ho grandi cose da fare, però da domani cambierà l'aria, perché appunto da domani, cioè domani, dopodomani e dopodomani ho tutti i giorni eventi dell'Uni e in più venerdì sera c'è la Culture Nut, che è un evento che prende tutto il centro di Kolding e quindi diciamo che insomma, saranno un po' più impegnative come giornate. È finita la mia prima settimana di introduzione alla città e poi adesso inizia la vera vita universitaria qui a Kolding. E oggi è proprio una bella giornata di sole, infatti oggi ho fatto un po' di spesa per la settimana che è appena iniziata. Sono stata anche in un negozio dell'usato qui, diciamo che ci sono un po' di cose per la casa che, insomma, se riesco a trovarle al negozio dell'usato molto meglio. Stamattina sono andata in cucina ed erano scomparsi i cucchiaini, penso siano della coinquilina polacca che si sta per trasferire e quindi sta prendendo pian piano tutte le sue cose personali e forse i cucchiaini li aveva comprati lei, però appunto io sono andata in questo negozio dell'usato e ho preso questi due cucchiaini della stessa dimensione, molto molto piccolini, e poi questo che è tipo di quelli dei bambini con un orsacchiotto e vabbè, insomma, così. E poi ho preso un vassoietto per il ghiaccio e insomma sono anche passata da Normal e insomma oggi pomeriggio mi sa che andrò avanti con quella cosa che devo fare per l'esame di inizio studi, study commencement exam, eccetera, e poi niente, da domani iniziano le cose.